Alfa Giulia quadrifoglio, Tesla Model 3 Performance, 510 cavalli e 600 Nm di coppia contro almeno 450 cavalli e 639 Nm, poi vedremo perché almeno. 4 ruote motrici da Tesla e ovviamente 2 posteriori qui sulla Giulia. Vediamo chi arriva primo ai 400 metri. Conto alla rovescia. Vai, che anche senza controllo di trazione siamo partiti bene, però l'elettrico all'inizio, dai che recuperiamo, dai. 160 all'ora, guarda come recupera, vai. Sì! L'abbiamo presa, 190 all'ora, adesso oltre i 400, freniamo, proprio al photo finish, Siamo partiti bene, vediamo, sta anche rigenerando lei. Perché abbiamo messo a confronto due auto così diverse? Perché sono due simboli. La Tesla è il nuovo che avanza ed è un assaggio di quella che nei prossimi anni sarà la mobilità per tutti. E la Giulia rappresenta un'eccellenza della tradizione motoristica, dello stato dell'arte quando si parla di fare auto sportive bellissime da guidare. Ecco, secondo noi il futuro non può prescindere dalle emozioni del presente e abbiamo scelto di festeggiare così l'arrivo in Italia di Inside EVs, il sito che questo futuro ve lo vuole raccontare. Cominciamo subito allora e analizziamo dove un'auto elettrica come la Tesla ha delle prestazioni fenomenali, in quali aspetti, e anche dove emergono le differenze rispetto a questa super Alfa Romeo. Sulla carta si trattava di una sfida aperta e lo capiremo insieme analizzando quello che è successo in pista, con la Model 3 Performance che, tanto per cominciare, dichiara 3,4 secondi nello 0-100 all'ora contro i 3,9 secondi della quadrifoglio. Allo spunto da fermo, infatti, la Model 3 si prende tutti i vantaggi dell'elettrico, trasmettendo cioè la coppia massima alle ruote fin da subito, a partire da 0 giri al minuto dei suoi due motori, uno dedicato alle ruote anteriori, l'altro a quelle posteriori. A differenza della Giulia, che ai 600 Nm di coppia massima arriva quando il motore è a 2000 giri al minuto. Non avendo l'aiuto del launch control, per massimizzare l'accelerazione sulla Giulia ho selezionato la modalità race e poco prima del via ho dato gas tenendo contemporaneamente il freno col piede sinistro per partire mollandolo col motore già in tiro, sforzando un po' la trasmissione. Con il tempismo giusto al conto alla rovescia ed usando bene gli input con i due piedi durante questa manovra, si riesce a non far patinare troppo le ruote posteriori per iniziare a recuperare il vantaggio iniziale della Tesla, su cui invece basta affondare senza pensieri sull'acceleratore, dopo aver però selezionato il programma di guida track e deselezionato la funzione creep, cioè quella che fa iniziare a muovere l'auto lasciando i freni come su una normale macchina automatica. Tesla come policy non comunica dati ufficiali di coppia e potenza, ma per la Model 3 Performance, a seconda delle fonti, si parla di 639 Nm e di 450, 462 o 470 cavalli in base anche agli aggiornamenti over the air per il software, che il costruttore americano effettua online come succede con i nostri smartphone. Il peso dichiarato invece per la Tesla è di 1847 kg contro i 1680 della Giulia, che con una cambiata particolarmente veloce tra la quarta e la quinta marcia e una progressione crescente rosicchia piano piano terreno alla Tesla, che al traguardo arriva a 180 all'ora di velocità massima contro gli oltre 191 km/h dell'Alfa Romeo. Risultato finale: la Giulia quadrifoglio ha fatto lo 0-400 metri in 11,9 secondi e la Model 3 Performance in 12 secondi netti. Un arrivo al fotofinish che molto probabilmente si sarebbe ripetuto ma a posizioni invertite se la Tesla avesse avuto le gomme estive al posto di quelle invernali con cui siamo riusciti a farcela dare in prova. Avrebbe dunque tagliato lei il traguardo per prima, ma sempre di qualche decimo, stando di poco sotto i 12 secondi, perché in partenza sarebbe schizzata via ancora meglio rispetto ai 3,68 secondi impiegati da 0 a 100 all'ora contro i 3,98 secondi dell'Alfa Romeo. Bene, queste sono le versioni più sportive dei rispettivi modelli, abbiamo visto le prestazioni pure, ma adesso vi dico due parole anche sulle sensazioni che trasmettono alla guida. La
la Model 3 hanno dimensioni molto simili e appartengono alla stessa categoria tra l'altro della BMW Serie 3 o della Mercedes Classe C, ed essendo al top come prestazioni sono la massima espressione delle rispettive tecnologie di propulsione, con il peso, di cui abbiamo già parlato, a rappresentare una delle differenze più evidenti. Sarà una bella sfida in futuro per i progettisti trovare la quadra da questo punto di vista per le auto elettriche sportive. Nel nostro caso, facendo un piccolo test di comportamento in curva, si percepisce bene come l'Alfa sia più agile nel cambiare direzione e faccia sentire meno il coricamento laterale, pur senza essere poi molto più rigida in realtà della Tesla, nonostante il baricentro dell'elettrica sia basso, visto che le batterie sono montate sotto al pavimento. Ma andando un po' più sul tecnico, l'asse di rollio della quadrifoglio passa vicino al pilota, cosa che trasmette tanta immediatezza guidando. Anche la frenata è più immediata sull'Alfa, così come lo sterzo, che sulla Model 3 è meno veloce, pur essendo comunque un comando omogeneo e preciso. Sulla Giulia, con i sistemi elettronici inseriti, in uscita di curva si può sentire la macchina andare in una piacevole rotazione controllata, che disattivando tutto può diventare ovviamente la più classica delle sbandate di potenza, con angoli a piacere a seconda di quanto ci si dà dentro col gas. Non che la Tesla nella modalità più sportiva, con l'elettronica più permissiva, non vada di traverso volendo, alla faccia di chi pensa che su un'elettrica non ci si possa divertire, che non permetta al pilota di guidare così. Ma la messa a punto del telaio fatta dai tecnici americani sfrutta bene la coppia e il modo istantaneo con cui i due motori elettrici rispondono. Bisogna però rallentare più di quanto venga istintivo fare in ingresso curva, con un feeling sul pedale del freno più artificiale, sempre rispetto ad una sportiva tradizionale come la Giulia, ritardando inoltre il ritorno del piede sull'acceleratore per poi godersi la spinta che arriva subito su tutte e quattro le ruote, in sbandata controllata, con una logica del controllo elettronico di stabilità molto lineare e poco invasiva in modalità track, nonostante l'inerzia di quasi 2 tonnellate di macchina in sovrasterzo da riallineare. Prima prova di Inside EVs finita, ma non finisce qui ovviamente, perché vogliamo raccontarvi molto di più di questo nuovo mondo dell'elettrificazione dell'auto che sta per diventare realtà. Ci interessa il vostro parere, che tipo di prove volete vedere, quali aspetti vi incuriosiscono di più. Noi cercheremo di rispondere ai vostri dubbi e voi non dovete far altro che seguirci sul sito di insideevs.it, iscrivervi al canale YouTube e seguirci anche sui nostri social.